Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale, altro video che riguarda Sorare. Oggi vi faccio vedere un po' di trick da utilizzare per la compravendita. Se avete bisogno di far fuori delle carte, ci sono dei robottini, dei bot che possono fare questo lavoro, vi possono tornare utili. Lo vediamo dopo la sigla. Ma chi è il più grande bot del mondo? Gugli. Salve. Eccomi qua. Lo so, tanti non ci credono, ma sono esattamente il più grande bot del mondo. È in piscina, quindi un bot un po' particolare, un bot ricco. Anche questi sono bot ricchi comunque, se devo essere sincero. Andiamo subito a vederli. Intanto ti sbatto lì nell'angolo a destra, sei contento? Alla grande proprio. Allora, cosa sono questi bot? Intanto spieghiamo che cosa sono questi bot. Sono semplicemente degli account, dei manager che si affidano appunto a questi automatismi per gestire il mercato. Sono account abbastanza grossi che hanno tanto ETH a disposizione e delle gallerie molto grosse e praticamente voi potete andare da loro, adesso vi facciamo vedere come, e proporre degli scambi e loro automaticamente vi rispondono. Potete anche cercare di vendergli delle carte. Ovviamente tutti questi scambi, prima che voi gridiate alla truffa o allo schema Ponzi, sono scambi che sono svantaggiosi ovviamente per voi, nel senso che il bot cerca sempre di prendere guadagno dagli scambi e dall'eventuale acquisizione di vostre carte in cambio di moneta. Quindi c'è sempre una percentuale da pagare, cambia da bot a bot. Io cercherò anche di spiegarvi, secondo me, quali sono i punti di forza di uno e dell'altro, insieme al buon Gugli, che è un altro esperto di questo argomento. Partirei con il primo, con cui abbiamo anche collaborato per fare dei tornei, il buon Seris, che è un bot italiano. Ovviamente c'è una persona alle spalle di questo bot, non è che si parla con una intelligenza artificiale, e con cui ci siamo trovati molto bene a lavorare. Lui ha questo account, come vedete, ha 3.843 carte rare, 2.975 carte limited e poi ha una unica e due super rare. Quindi per le carte grosse forse non è il bot più adatto, però è sicuramente uno dei tre con diciamo le percentuali migliori se voi cercate di fare degli scambi con lui a dei prezzi abbastanza vantaggiosi, perché io faccio sempre il test su tutti e tre e di solito lui è quello che mi dà come conversione più moneta di altri o più valore alla mia carta rispetto ad altri. Esatto. Ognuno ha varie, non sappiamo bene come si organizzano e come decidono i valori, ognuno ha i suoi parametri e non te li danno, non sono pubblici, però sicuramente ha a che fare con il floor della carta, contro la media del suo prezzo, robe varie, però puoi scambiare carte e ti possono dare anche soldi o ETH per le carte che tu non vuoi, a un prezzo comunque molto meno. Tutti questi bot che vi facciamo vedere oggi sono molto attivi su X o su Twitter, come preferite chiamarlo, e quindi anche il suo Twitter, se volete contattarlo, scrivergli, chiedergli, fargli domande, penso che insomma vi risponda. Non ci siano problemi, ma la cosa utile di X e Twitter per questi bot è andare a vedere le loro comunicazioni, perché vi spiegano anche come fargli le offerte e come funzionano in generale questi bot, quindi andate a darci un'occhiata, così vedete insomma come funziona. Adesso vi faccio vedere subito una cosa. Allora, voi potete fare diverse cose. La principale ovviamente è cercare di capire magari se una carta non è listata quanto potrebbe costare. Per esempio, non so, questo Hen, che non ho la più pallida idea di chi sia, scusate l'ignoranza. Magari noi lo vogliamo acquistare, quindi gli facciamo un bello scambia. Adesso faccio uscire fuori la straordinaria tastiera e gli faccio un'offerta a 15 centesimi. Immagino non costi così comunque. Quindi prova ad offrire, confermo. Inserisco una password che ora oscurerò con una giocata pazzesca. Eccola qua. E poi non taglierò niente in questo video come al solito. Fantastico. E poi ritorno qui. Salve. Eccoci qua. Siamo tornati. In teoria a breve dovrebbe arrivarmi una notifica con la risposta, con la sua controproposta per dirmi quanto vale questa carta.
Vediamo se arriva. Tutto in diretta, ragazzi. Non faccio tagli come al solito perché è un podcast questo, non è un video montato. No, è un video YouTube, ma giusto per essere un video YouTube, cioè per il resto facciamo tutto al volo noi. Speriamo che risponda. Intanto potremmo anche andare avanti e non solo andrò avanti, ma spammerò come al solito il mio canale. Vi farò Esatto. vedere che potete iscrivervi tramite il tastino iscriverti, attivare la campanella per sapere quando escono i video. Escono tutti i giorni un video alle 12 su questo canale, campanella così vi arriva la notifica, non ve lo dimenticate, ve lo guardate subito. E poi ovviamente c'è una cosa importantissima da fare, andare qui, lasciare un like, iscrivervi alla piattaforma Story se non l'avete ancora fatto con il referral, dove dopo 5 acquisti in asta avrete uno sconto di 20 euro sugli acquisti successivi. Basta, penso di aver detto tutto. Nel frattempo avrà risposto. Non No. hai detto tutto. Cosa ho detto? Cosa mi Mancano manca? un paio di cose importanti. Che sono anche le live sulla piattaforma Viola alle ore 2, tutti i giorni Bravo, tranne sabato e e la anche domenica. iscrivere, commentare, darci tutte le informazioni importanti e E link referral. quello l'ho detto. Qua intanto abbiamo scoperto quanto costa Hihen, perché lui ci risponde e ci dice se vuoi puoi darmi 0,014. Esatto. O Che in dica. cash o un po' di più in carte di solito. Esatto, io adesso posso fare un'altra cosa, annullare la sua proposta, farne una ulteriore, quindi aggiungere una figurina e adesso che non vale di più. che non vale perché sennò- esatto, altrimenti per esempio aggiungerò, che ne so, chi è che gli possiamo dare che vale meno sicuramente? Non lo so. Il pinsoglio della situazione? No, perché me lo rovino. Red Knighton no, neanche. Acerbi che abbiamo appena acquistato vale sicuramente Vale di meno. meno? Sì. Sì. Togli pinsoglio, Tolgo pinsoglio, altrimenti succede un dramma. Poi metto questa cifra che ora state vedendo, che è la cifra minima di offerta, che serve a lui, ce la posso fare, che serve a lui per rispondermi. Ok? Lui ha bisogno di sapere, intanto se voglio etto euro, io voglio et, ok? Voglio sapere, cioè voglio spendere et, però potrei selezionare euro, così lui ci fa la controproposta in euro. In questo caso lo faccio in et, ma voi potete switchare da qui e mettere quello che volete. Metto in et, gli do Acerbi e lui dovrebbe farmi una controproposta con il nuovo valore più Acerbi. Vado. Così poi intanto parliamo degli altri, che tanto funzionano tutti uguali. Rifaccio la giocata di prima, quindi metto la mia fantastica password e ritorno su il sito. Eccoci qua. E adesso, con questa controproposta che abbiamo fatto, aspettiamo che arrivi. Ma andiamo al prossimo, che è Ruv. Allora, Ruv è il più attivo di tutti su Twitter, quindi vi consiglio di seguirlo perché è il più attivo, scrive anche un sacco di cose interessanti e vi spiega esattamente tutto. Qualsiasi cosa faccia il bot, lui ve la spiega e se gli scrivete vi risponde al 100%. Probabilmente di tutti quelli che vedremo è quello con la galleria meno bella, a 1887 rare, 7895 limited. Ecco, sulle limited non lo so perché non le maneggio tanto, ma magari lì è molto fornito e quindi potrebbe avere carte buone, però sulle rare preferisco la gallery di Series generalmente. Però di interessante c'ha le super rare, perché ne ha 51 e sapete esattamente quanto vi chiede, perché lui fa una proporzione rispetto all'L15 e al costo della rara, per cui sulle rare non è, diciamo, Esatto. uno scammer, cioè prendete quello che lo pagate, quello che vale effettivamente la carta, se vi interessano le super rare. E poi hai anche un sito con tutte queste informazioni, oltretutto. Esattamente. Ha un sito gestito, cioè molto carino, dove potete vedere tutto quello, è molto trasparente come bot, ecco, diciamo che è un account che mi sembra molto limpido, cristallino, non che gli altri non lo siano, però con lui veramente trovi tutto segnato. E vi faccio vedere intanto la risposta che è arrivata. Mi ha inviato una controproposta Seris e vedete che scala, diciamo, il prezzo di Acerbi dalla cifra che voleva prima, ovviamente sempre con percentuali a suo favore, quindi magari Acerbi me l'ha valutato il 60 o il 70% del suo valore attuale. Per cui ma questo lo fanno tutti i bot. Questo lo fanno tutti, esattamente. E vi ripeto, lui probabilmente è quello che dà gli scambi migliori da questo punto di vista. Poi comunque scriveteci nei commenti se la pensate diversamente o le vostre esperienze con i bot. Però vi dicevo, per Ruv interessante la parte delle super rare e poi comunque la sua trasparenza. L'ultimo, comunque funzionano tutti così,
Funzionano Sì, sì. più o meno tutti in questa maniera. Poi vi faccio vedere un'ultima cosa a fine video. L'ultimo è Basilbot, che invece è quello che ha palesemente la galleria più bella. È quello che ha le carte migliori, c'ha carte blu, c'ha carte rosse, molte non le vende perché le usa per giocare, c'ha 10.000 carte gialle. Qua trovate veramente di tutto, però a livello di percentuali e quindi di, diciamo, quanto valuta le vostre carte, quanto valuta le sue, probabilmente non è il migliore, è il peggiore. Ma se vi servono dei giocatori un pochettino più forti, qua li trovate più facilmente. Non sempre. Intanto c'è un grande Camarasa che vedo. Adesso, vabbè, qua sto scorrendo le ultime che gli sono arrivate, però ha tanta roba, anche blu, e è molto fornito. Molto fornito, un po' più caro. Bottega più cara quella di Basilbot. Non so se vuoi dire Però qualcosa. fa un'altra cosa Basilbot, che non so se lo sapevi questo. No. Lui va anche a comprarsi le carte in asta, a volte. Sì, sì. Beh, questo poi ogni tanto che Series fa degli acquisti, lo vedo acquistare ogni tanto. Il Basilbot proprio tanto l'ho Sì, visto in sì, asta. Cioè, c'è dovuto lottarci contro su alcune aste io proprio. sì. Vi faccio vedere un'ultima cosa, la faccio sempre con Series, che è uno di quelli che ho utilizzato di più, così ma intanto rifiutiamo. Se voi volete vendere una vostra carta, avete la possibilità di farlo e quindi potete andare da Series per dire, o da uno degli altri, guardando sempre su X come funziona. Comunque in linea di massima si fa un'offerta di scambio per una carta specifica. Series è il Esatto. Nengolan nero, Ruv è il Fides qualcosa blu, e Sì. Basilbot o Mbappé blu o l'Mbappé rosso, quindi voi scegliete questa carta, quindi qui io qua andrò a scrivere Nengolan, ok, Ice unica, se non sapete i colori rispetto a le uniche, quindi se sono volete queste qua nere. cercarli su uniche, super rare e rare. Esatto, qua la unica di Nengolan, la selezionate, dopodiché andate a prendere la vostra carta che volete vendergli e facciamo finta che io voglia vendergli Ikimori, perché non lo ho in nessuna formazione banalmente e perché glielo venderei realmente se me lo pagasse di più. E metto come prima per fargli capire che mi deve fare la controfferta in gli invio la carta e lui accetterà perché vuole darmi Nengolan. No, scherzo, lui adesso mi darà una risposta, mentre Gugli ci spiega che cosa, mentre attendiamo questo momento incredibile. Cosa vuole spiegarci Gugli? Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, una cosa che possiamo spiegare, anche se dopo lo puoi far vedere, è che Ruv non accetta carte singole. Sì, perché Ruv vuole un bundle anche probabilmente per mascherare un po' il prezzo su Sorare Data, però basta semplicemente offrirgli due carte, potete offrirgli una carta cessa e la carta che volete scambiare e lui in linea di Sì, massima. però non vi accetta carte singole, questo è No, carte importante. singole no. Intanto è arrivata la risposta da Series che ha rifiutato la mia offerta. Ecco, quando succede questo, purtroppo non sono riuscito a farvelo vedere perché Sì. o non hai soldi per pagarmi Kimori o non O non vuole vuole la questa carta. carta. Esatto. Però altrimenti avrebbe risposto con la cifra al posto di Nengolan che mi avrebbe dato per i Allora, Kimori. un'altra cosa che potete fare quando succede questa questione, non so se si può fare uguale, Simo, dovremmo provare, è Mm? che invece degli puoi mettere gli euro, No, il minimo in euro, ma in questo caso non funzionerà comunque. no? No, Perché no. magari c'hai i soldi in euro e non in quello dico, magari Ah, sbaglio. boh, posso provare, ma non credo che funzioni. Comunque fatelo voi, provateci Sì, voi, fate un po' di prove. Non è scam, cioè non vi rubano le sì, carte. Se esatto. fate il Sì, procedimento che vi ho ovviamente detto, se gli date di più, oltretutto mi sembra che se gli date di più ti fa una anche Ruv, controproposta dandoti i soldi, sì, ti se gli restituiscono offri di più. indietro, sì. Esatto. Ti fanno capire che hai sbagliato l'offerta. Sono molto sicuri, se non vi fidate scrivete direttamente a loro, insomma, contattateli. Anche rispondono subito tutte queste robe qua, tra l'altro, quindi c'è proprio alla grande. Noi direi che per questo video possiamo chiudere visto che sono già 14 minuti, speriamo che vi sia stato utile, scriveteci nei commenti se avete fatto anche voi esperienze con questi bot, se vi sono piaciuti. Buon Alla anno! prossima, ciao ciao.